Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati. La giornata di Serie A si concluderà oggi con altre partite, ma volevo parlare un attimo di Lazio-Inter, Juve-Roma e Milan-Bologna. Tre partite giocate, una venerdì e due ieri. Partiamo dalla più lontana e prima di partire, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti. Andiamo subito ad esaminare Lazio-Inter. 3-1, risultato secondo me più che veritiero, perché quello che è stato espresso in campo dalla Lazio è maggiore a quello che ha espresso l'Inter. Anche se l'Inter la partita l'ha giocata, comunque io ho fatto il pronostico della terza giornata di Serie A, che vi lascio qui in descrizione, e Lazio-Inter ci avevo messo uno fisso per un semplice motivo, perché dal secondo anno le squadre di Sarri cominciano ad incamerare gli automatismi e cominciano a giocare veramente bene. Infatti la Lazio ha cominciato a macinare il gioco, comunque è andata in vantaggio con Felipe Anderson con un taglio a centro area insaccato di testa con un grandissimo lancio da centrocampo. Poi l'Inter ha pareggiato la partita, l'Inter comunque a sprazzi credevo che comunque la partita la mantenesse, invece c'è stato il pareggio, sì, ma la Lazio comunque ha dilagato 3-1, anche grazie, secondo me, il punto in più della Lazio e il punto in meno dell'Inter sta negli errori difensivi. Cioè l'Inter è stata molto più disattenta della Lazio, quindi il gioco di Sarri comunque quando si aprono gli spazi e gli dai anche pochi metri, se hanno qualità in avanti ti puniscono. Ed è il caso del 2-1. Classico schema alla Sarri, scendi sulla sinistra, ti blocchi, ti arresti, il terzino segue la mezza punta, è il centrocampista che scende di gran carriera, se gli servi un pallone come si deve, poi si chiama Luis Alberto, te la mette all'incrocio, anche se c'è stata una spizzata deviata di Barella per arrivare all'incrocio, ma quella palla secondo me sarebbe entrata lo stesso. Quindi ho rivisto il Napoli di Sarri quando scendeva Insigne, Hamsik scendeva di gran carriera, buttava le palle dentro. Comunque i centrocampisti di inserimento con Sarri lo si sa, se hanno qualità se hanno qualità vanno sicuramente in doppia cifra durante tutto il campionato, perché comunque è un gioco che premia i sei giocatori tra centrocampo e attacco tantissimo. Non è un gioco che premia la punta centrale, tutti servono la punta ed è quello che farà più gol alla fine del campionato. Quindi lo sappiamo, hai capito come Sarri varia sul fronte d'attacco. Detto questo, io mi aspettavo un Inter più aggressiva, però c'è anche da dire che devi andare sempre a Roma, all'Olimpico, a giocare contro la Lazio che gioca un gran calcio. Al momento sta ingranando veramente molto meglio dell'anno scorso. Quindi sarà una squadra che non dico lotterà per lo scudetto, però comunque lotterà tra i primi quattro posti per andare in Champions League. Almeno viste le prime tre partite giocate, posso tranquillamente concludere che sarà una mina vagante tra le prime quattro posizioni. Ripeto, non è pronta per lo scudetto e credo che non lo possa vincere, però arrivare terzo o quarto è un obiettivo fattibile. Dopo Lazio-Inter passiamo ad esaminare Juve-Roma, una partita che credevo più frizzante, ma invece non lo è stato. Però per 60 minuti abbiamo visto una buona Juve, anche se rimane il fatto che Vlahovic per me viene servito troppo poco ed è troppo isolato. Se si riesce a ricreare un contorno a Vlahovic come era a Firenze, allora Vlahovic può rendere 20, 22, 23 gol a stagione, ma secondo me servito così poco e male non li fa. Anche se ieri sera ha aperto le marcature con un grandissimo calcio di punizione. Infatti credevo che dopo la punizione la Juve dilagasse ed è stato anche merito della Roma che non ha preso il secondo gol e anche merito un po' della fortuna e ti sei trovato su situazioni scomode, comunque ti sei trovato giusto giusto lì lì per spizzare il pallone. Il secondo tempo si è tornati in campo quasi come il primo, però dopo una decina di minuti la Juve come sempre arretra e comincia a subire la squadra avversaria, chiunque essa sia. Comunque la Roma trova il pareggio e la partita finisce 1-1. Una Roma non bella che ha portato un punto a casa, secondo me un punto d'oro,
Quindi do ragione ai tifosi della Juve che sono 2 punti persi ieri, perché avrebbe potuto portare bottino pieno a casa, ma purtroppo la Roma ha pareggiato la partita e la partita è finita 1-1, quindi per quello che si è visto in campo, più Juve che Roma, un punto guadagnato per i giallorossi. Lo stesso Mourinho in conferenza stampa ha detto abbiamo avuto fortuna a finire il primo tempo 1-0. È vero, la Juve per 60 minuti è stata superiore, però ci sono partite che comunque sei superiore anche per 90 minuti e pareggi o al limite le perdi pure, quindi non possiamo giudicarlo da questo punto di vista. La cosa che ho detto, lo ripeto, la cosa che vedo sempre è che comunque la prima punta viene servita sempre poco e male. Alla Juve farebbe bene, secondo me, un gioco con 2 punte. Adesso che hai Milik, però è sempre da vedere. Io non sono né un tecnico né un allenatore, commento solamente ciò che vedo. Però i tifosi della Juve non possono rammaricarsi perché vedo il cambiamento si è visto e non è la stessa Juve delle prime 2 giornate. 1-1, un risultato tutto sommato onesto, però è un punto guadagnato per la Roma. Passiamo al Milan ieri sera, il Milan che vinceva col Bologna era quasi scontato, però per i primi 25 minuti, la prima mezz'ora di gioco, comunque la partita sembrava un po' chiusa e c'era bisogno di un episodio. L'episodio arriva con Leao che si smarca, si defila sull'out di sinistra e Skorupski non so perché a bocca ad una finta sul palo lungo e Leao lo appoggia tranquillamente sul primo palo. Comunque 1-0 per il Milan che poi non riesce a recuperare più, perché il Milan secondo me là sopra è l'unica squadra che se va avanti non riesci a pareggiare la partita o al limite fai tantissima fatica per poter recuperare. Talvolta ci puoi riuscire, ma è veramente difficile. Tanto è vero che il Milan comunque ha fatto il secondo gol, ha chiuso la partita ed ha giocato una discreta partita contro il Bologna. Quindi merita questo 2-0 e merita questi 3 punti. Troppo poco Bologna per tanto Milan. Non voglio dire tanto Milan perché non è stata la partita più bella che abbiamo visto fare al Milan, però un Milan con poche disattenzioni, cinico quando doveva esserlo, una squadra d'alta classifica che si lotta lo scudetto. Così si ragiona, quindi chapeau al Milan che ha vinto col Bologna e speriamo stasera di vedere una gran partita con Fiorentina-Napoli. Al di là del risultato vorrei vedere una partita frizzante, un grande gioco da ambedue le parti. Vediamo. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto e se siete in accordo o disaccordo con me, fatemelo sapere nei commenti qui sotto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao!